Non è che uno passa facilmente alla storia solo perché fa una bella macchina, no? Sono come le donne, belle senza anima durano poco, ci vuole l'uno e ci vuole l'altro. Io avevo poco più di 16-17 anni quando cominciai a raccogliere i primi trattori, andando per le AIE in totale anonimato, e poi dai trattori si passò alle prime automobili e poi che trovai, perché non abbiamo mai pensato di tenercele, no? Il problema era le facciamo e le vendiamo, non le facciamo, le teniamo e vedremo. Prima non era un museo, era la mia raccolta personale, poi un giorno mio padre mi disse, senti, ma quando si ritirò poi a vivere in campagna, mi disse, senti, ma invece di tenerle qui nello stabilimento, nel capannone, ma perché non me li presti? Ci mancherebbe altro, sono ben felice di prestarteli, anzi, li hai fatti tu, le hai fatte tutte tu queste cose, e quindi trasferimmo questa raccolta. Anche se inizialmente criticava questa mia raccolta, sosteneva che dovevo pensare a lavorare anziché a preoccuparmi di collezionare robe vecchie, perché per lui, specie i trattori, erano robe vecchie. Però poi capì che la cosa gli piacque, lo emozionava e sovente la mattina lo si vedeva all'interno di questo capannone dove c'erano tutti i suoi ricordi, i suoi trattori, e sovente era lì, si fumava la sua sigaretta, si guardava i suoi cimeli. Era un modo anche per tornare indietro nella memoria. Era uno comunque che veniva dal niente, si è fatto da solo, si sporcava le mani e quando qualcuno sbagliava personalmente gli faceva vedere come si fa a fare quella determinata cosa, perché lui la fece per anni, la fece da ragazzo, era quella abilità che aveva, forse anche superiore ad altri, che poi gli ha permesso di fare il salto di qualità da artigiano a imprenditore. Mio padre possedeva all'epoca 2 Ferrari, 2. La sera facevano le gare Bologna-Cantagallo-Firenze, allora c'era questa passione, no? La gente si trovava, facevano le gare, bastava un sorriso, dai, poi vediamo chi vince paga un caffè. E insomma, questa frizione non reggeva le sollecitazioni della macchina, fin quando mio padre smonta, prova, vede che riesce a adattare la frizione di uno dei nostri trattori, la macchina regge benissimo e quindi va e dà il consiglio, basta, finito lì. Ora, che Ferrari fosse bravo, bravissimo, non l'abbiamo mai messo in discussione e tantomeno mio padre, però che una vettura possa avere un difetto rientra nella normalità dei casi, ma forse anche le Lamborghini hanno o avevano dei difetti, per amor del cielo. Questo lo tratta male dicendo tu non sai guidare le mie macchine, al massimo guidati i tuoi trattori. Mio padre, molto arrabbiato, tornò da Maranello, mi ricordo come fosse adesso, era sera, ci sedemmo a tavola, c'ero io e mia madre, e lui molto incazzato, lui non ciercamente era seduto a capotavola, molto arrabbiato, diciamo guarda te questo qua come mi ha trattato, ma io gli ho comprato 2 Ferrari, beh ma caspita, ma io faccio 52 trattori al giorno, ma chi si crede di essere? Io adesso mi metto e faccio un'automobile. Mia madre, che era colei che teneva, oltre che dirigere lo stabilimento dei trattori, teneva la cassa di famiglia, disse, ma insomma, ma Ferruccio, ma calmati, si vede che era una giornata storta, ma perché spendere tutti questi soldi, entrare in un'iniziativa del genere? E lui disse, guarda, noi spendiamo allora 1 miliardo
di vecchie lire, di pubblicità stradale, la cartellonistica stradale, trattori Lamborghini, eccetera, eccetera. E lui disse: se io con quel miliardo faccio la fabbrica, se mi va bene faccio un rumore tale che mi pago, posso evitare, posso risparmiare la pubblicità stradale. Nonostante avesse le banche contrarie, i collaboratori in azienda piuttosto contrari, ma Lamborghini, ma perché non continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto? È un mondo difficile, c'è una concorrenza spietata, insomma c'è Ferrari, c'è Maserati, e lui disse: ma insomma io sono convinto di far bene, io provo, vedrai che se la macchina piace a me piace anche agli altri, testuali parole. 2 giorni dopo interpellò il cavaliere Corrado Carpegiani: Corrado, dai, trovami i tecnici migliori che li portiamo via. E così fu fatto. Nel giro di poche settimane, pochi giorni si incontrarono, prima tra tutti con Bizzarrini, poi con Dallara. Mio padre disse: io voglio la macchina che abbia questo, questo, questo e questo. Quindi il motore non deve essere più alto di X centimetri, doppio albero cam in testa, coppa dell'olio a secco, deve avere X cavalli. Diede gli input precisi. La sgridata, il rimprovero, l'incazzatura era d'abitudine, davanti a cose serie ovviamente, però poi finiva tutto in un attimo, magari con un invito la sera a mangiare salame e lambrusco in casa. Così come Ferrari aveva un cavallino, lui voleva qualche cosa che potesse contrastare anche esteticamente quel cavallino. Non fu difficile, perché un simbolo di forza e di potenza è il toro. Oltretutto mio padre nacque sotto il segno del toro, per cui fu molto semplice pensare a questa soluzione. Lui disse: guarda che io voglio un toro cattivo a cui si possano vedere gli attributi. Già fu mostrato a Torino il telaio e questo motore centrale, e fu lì che tutto il mondo automobilistico rimase sbalordito. Arrivò Nuccio Bertone e rivolgendosi a mio padre disse: la vorrei vestire io. E mio padre disse: ma io sono ben felice, lei non è l'unico che me l'ha chiesto, però credo che il marchio Bertone, il design Bertone sia esattamente il sarto adatto al mio corpo. Io mi ricordo perfettamente che arrivammo su alla Bertone, la macchina fu scoperta, era coperta fu una cosa sorprendente. La Miura è femmina, la Miura è sinuosa, la Miura è cattiva, la Miura è innovativa, cioè nell'ambito del mondo automobilistico la concorrenza stessa riconosce che la Miura ha dato una svolta al mondo e alla meccanica automobilistica. Aveva il motore centrale, quindi la macchina era perfettamente neutra e trasversale, con cambi differenziali integrati. Penso che fosse poi l'amore di tutti, ecco, perché la Lamborghini ha la Miura, che identifica la casa automobilistica. Ce lo siamo detti tante volte, me lo disse: il giorno che non ci sarò più farai davvero un bel museo, fallo vicino a una strada di grande percorrenza.
Nulla lasciava al caso, proprio nulla, tutto era ponderato, tutto era calcolato. Non aveva bizzarrie, no, ogni azione aveva la sua reazione calcolata.